Appassionati e non di modellismo, bentornati nel garage di Roto. Continuiamo questa serie di episodi dedicati allo Scania 730 Imperial Italeri, dedicandoci ora agli interni della cabina. La prima cosa da fare sarà staccare le parti necessarie dalle stampate e assemblare tutto il possibile prima della verniciatura. I sedili non hanno un punto di giunzione molto pulito e quindi andrà sistemato dapprima stendendo dello stucco Tamiya e successivamente carteggiando per eliminare il più possibile i segni di giunzione. Non voglio perdere troppo tempo per dettagliare la cabina, ma visto che nelle foto che si possono trovare di questo camion risalta molto il cruscotto foderato, ho deciso di provare a replicarlo. Per fare ciò utilizzerò dello stucco Tamiya bicomponente del tipo Quick Type. Prima di tutto bisognerà mischiarlo in parti uguali. Mi raccomando, qualora voleste provare, di inumidirvi le mani con dell'acqua, altrimenti lo stucco vi si appiccica e non avrete vita facile. Con lo stucco così pronto, iniziamo a stenderlo sul cruscotto con l'aiuto di uno stuzzicadenti. Anche lui, mi raccomando, sempre inumidito con dell'acqua. Cerchiamo di rendere la superficie il più omogenea possibile. È la prima volta che mi cimento in questo tipo di elaborazioni e il risultato non è poi nemmeno così orripilante. Credo che prendendoci un po' la mano si possono creare cose davvero interessanti. Finito il disegno principale e lasciato indurire lo stucco, bisognerà riaprire le bocchette d'aerazione della cabina e per far ciò ci avvarremo del nostro trapanino manuale. Vi raccomando di carteggiare lo stucco per rimuovere le sbavature e le imperfezioni più grossolane prima di verniciare. Anche le bocchette d'aerazione necessitano di essere leggermente smussate, con una punta un pelo più grande di quella usata per il foro vero e proprio. Con i lavori completati possiamo entrare in cabina di verniciatura. Partiamo come al solito stendendo il nostro amato primer della Titans su tutti i componenti. Ho deciso che, visti i colori di carrozzeria e decal del camion, gli interni saranno colorati in ocra scuro e nero. Partiamo con lo stendere proprio quest'ultimo, il nero opaco Tamiya XF1. Il colore ocra invece l'ho ottenuto mischiando rosso, verde e giallo. Non so bene le proporzioni perché sono andato a occhio fino ad ottenere il colore che mi soddisfava, ma se devo descrivere la mia procedura, sono partito prima creando l'arancione, poi con qualche goccia di verde ho creato l'ocra e ho aggiunto nuovamente giallo fino ad arrivare al colore desiderato. Prima di stendere quest'ultimo colore ho ovviamente mascherato tutte le parti.
Non un lavoro rapido e indolore, considerando che poi per verniciare ci si mette sì o no 10 minuti, ma il modellismo in fondo è anche sofferenza, giusto? Torniamo al tavolo da lavoro e rimuoviamo con cura tutte le mascherature. Purtroppo in questa fase ho notato qualche piccola imperfezione, ma con un po' di nero a pennello tutto è andato a posto. Per completare la colorazione della cabina manca ancora qualche particolare, come il bianco alle lenzuola. Inoltre, per dare più volume all'imbottitura e alle altre parti in ocra, ho ripreso spigoli e scanalature con un lavaggio che andasse bene con il colore, cioè della ruggine chiaro MIG. Nell'abitacolo è presente qualche decal che possiamo ora andare a sistemare. Utilizziamo del microset per aiutarci in questa fase. Siccome le ruote non sono più le originali del set, possiamo recuperare le decal che le istruzioni segnavano di posizionare sui mozzi per abbellire i sedili ed il volante. Ora che tutto è sistemato, possiamo mettere insieme tutti i componenti della cabina e completare l'assemblaggio. Non ci sono particolari complicazioni a questo punto, ma vi consiglio di utilizzare della colla vinilica e per tenere in posizione i componenti magari aiutatevi con qualche pezzo di nastro Tamiya.
Anche se le istruzioni non lo prevedono, assemblate già anche le porte. Questo vi permetterà di risparmiare molto tempo nelle fasi successive. Ultimo tocco sarà quello di riprendere col nero le bocchette d'aerazione per dargli maggiore profondità. E con quest'ultimo dettaglio, anche per questa settimana, il nostro appuntamento è finito e vi aspetto fra 7 giorni esatti per iniziare i lavori sulla carrozzeria dello Scania. Auguro a tutti voi una buona settimana di modellismo e di vita e vi invito come al solito ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Ciao a tutti!